Ciao a tutti i videoamatori e le videoamatrici di Senza Fissa Dimora, benvenuti in questo nuovo video di analisi non verbale. Oggi andremo ad analizzare un breve discorso, anzi in verità due spezzoni dello stesso discorso tra Klaus Schwab e il CEO di una grande ditta farmaceutica, cioè Pfizer, Albert Bourla. Piccola parentesi a riguardo delle mie pronunce, che molti mi hanno fatto notare che io non pronuncio bene i nomi in inglese. Sappiate che io sono italiano, nonostante parlo 4 lingue, nonostante vivo all'estero, ma le mie influenze chiaramente anche di pronuncia vengono anche dall'estero perché è così inevitabile. Allo stesso modo parlo in italiano e italianizzo i nomi perché così siano comprensibili da tutti. E nel caso specifico l'origine tedesca di Klaus Schwab e l'origine greca di Albert Bourla, tutte le altre sono interpretazioni libere che si danno, sia la vostra che la mia. Breve storia triste della tipologia infinita di pronunce che ci sono, così come il mio nome e il mio cognome viene storpiato a seconda della nazione in cui mi trovo, stessa cosa succede agli altri. D'altra parte, voi stessi quando parlate della capitale della Francia dite Parigi, non dite Paris. Tutto è discutibile, vi chiedo solo un po' di apertura mentale per capire che non c'è un modo solo di pronunciare, perché ci troviamo in una società con centinaia, per non dire migliaia, di lingue differenti. Chiusa la parentesi della pronuncia, veniamo al video e veniamo al forum di Davos, dove questi due grandi personaggi parlano di un argomento molto delicato, che è quello della vaccinazione, che è quello del futuro delle vaccinazioni. Una cosa che io voglio mettere subito in chiaro è che è importante per chiunque di voi guardi questo video, per chiunque di voi sia magari il primo video che guarda nel mio canale riguardante l'analisi non verbale, io non mi occupo del verbale, cioè cercherò forse qualche incongruenza, qualche distonia tra quello che uno dice e quello che uno fa come gesti, ma nel caso soprattutto di oggi la cosa che mi interessa è interpretare il loro linguaggio non verbale, perché spesso non è esattamente specchio di quello che si dice e quindi magari ci può dare informazioni in più sulle motivazioni che spingono questi personaggi a dire certe cose in un determinato ambito, sui loro obiettivi e su che cosa per loro in quel momento ben definito significa quel determinato discorso, quel determinato gesto. Ma veniamo al video. Parto subito con questo fermo immagine. Perché? Perché si tratta di comunicazione, anche la scelta della poltrona, le posizioni in cui si trovano in maniera abbastanza continua, continuata i due personaggi e che cosa significa questo tipo di comunicazione. Innanzitutto possiamo vedere che le poltrone che sono state scelte sono poltrone comode con bordi alti, che quindi cercano comunque e danno la possibilità alle persone che si siedono di stare ben comodi e di mascherare in gran parte molti dei movimenti che fanno. Infatti l'altezza dei braccioli già di per sé testimonia che loro possono comunque quasi lavorare a mezzo busto. Tutte e due scelgono di incrociare le gambe, quindi tutte e due sono in una situazione di chiusura, non sono disposti, diciamo, ad ascoltare, non sono disposti neanche ad ascoltarsi tra di loro. Infatti usano anche una tecnica speculare, cioè entrambi, e in questo caso è una cosa che va sempre e comunque considerata, è che, come possiamo vedere, entrambi hanno le gambe, diciamo, chiuse e i propri genitali sono rivolti verso la parte esterna, cioè Klaus Schwab ce li ha rivolti verso la sua destra, quindi l'esterno, e Albert Bourla ce li ha rivolti dall'altra parte. Cosa significa questo? Che nessuno dei due, diciamo, ha una posizione di apertura nei confronti dell'altro e nessuno dei due sembra avere neanche un interesse che poi è speculare anche per ciò che si dice. Cioè, sì, sono sicuramente d'accordo su molto, ma a livello gestuale non sembra esserci neppure un affiatamento tra i due. Ma veniamo
al filmato vero e proprio. Si parte appunto da un ragionamento molto ovvio, che è quello della scelta, dalla scelta possibile tra una persona che si può fare vaccinare o una persona che invece sceglie un trattamento, no? E Klaus Schwab chiede: perché dovrei farmi vaccinare se esiste già una cura? Domanda molto lecita. La risposta è altrettanto ovvia, nel senso che lui dice che la meta non è quella sicuramente di di ammalarsi, and then treat you. The goal is to prevent the sickness. E quindi di essere curato. No? Proprio nel momento in cui lui parla di trattamento, vedete che gli compare nel volto un sorriso. Questo è un sorriso sarcastico, è un sorriso che coinvolge anche gli occhi. Anche la fronte forma delle rughe, che queste rughe non sono sempre direttamente implicate nel sorriso, inteso come riso, ma è inteso come nervosismo. Infatti sorridere è sempre un segnale di essere nervosi, soprattutto poi in una situazione come questa dove l'argomento in sé per sé non dovrebbe quasi in nessun modo fare ridere, perché lui sta parlando del fatto di una persona che può essere ricoverata, può essere curata, può essere malata. E lui ride, vedete che poi con gli occhi cerca il consenso tra il pubblico e sbatte le palpebre molte volte in una frazione quasi di secondo. Questo anche è un segnale di insicurezza, nel senso non è convinto di quello che sta dicendo, non è perfettamente allineato con quello che sta dicendo, ha dei dubbi e non vuole vedere le reazioni. Possiamo ipotizzare che lui nel pubblico abbia visto anche delle reazioni da parte di altra gente, diciamo, non allineato col suo pensiero. Poi lui continua and that will maximize the chances of people that you love not to get infected. Adesso qui chiaramente not only for yourself, parla che la gente non si deve vaccinare solo per se stessi, ma per proteggere tutta la società. Tutti i gesti che fa con le mani, che purtroppo qui si intravedono in questo filmato, ma vedete che sono delle rappresentazioni di cerchi, cioè disegna delle sfere, come vedete, e sempre coi palmi rivolti verso se stesso. Diciamo, quando i palmi delle mani sono rivolti verso se stessi, c'è sempre un coinvolgimento diretto del proprio ego, una crescita del proprio ego. Nel caso proprio specifico che lui cresce in questo modo, se vedete lui allarga le mani, disegna dei cerchi sempre più grandi, quindi c'è un accrescimento e un coinvolgimento emozionale di se stesso con una crescita del proprio ego, del proprio interesse. Sostanzialmente sta dicendo cose che riguardano lui, i suoi interessi, e i suoi interessi sono in crescita rispetto a quello che sta dicendo. Se avesse fatto una reazione contraria, cioè a mani aperte, in questo modo, sarebbe stato invece sinonimo di fare qualcosa per gli altri, di donare gli altri, e non di prendere, ma di donare. Because they are the ones that you are together. Dice anche la parola insieme, ma quello che lui fa con la mimica non è un gesto di insieme, ma è un gesto quasi contrario, di lui solo. Ma passiamo a Klaus Schwab. I think we set the standard because in Switzerland, for those who do not know, there are no restrictions anymore. So we set. Qui è molto interessante la gestualità di Klaus Schwab. Poi andremo a fare un'analisi anche del volto di Klaus Schwab, che è molto importante. Lui qui, vedete come agita questa mano, la mano destra, cerca di arrivare al punto della situazione appunto stringendo le dita insieme in questo gesto, che è un po' di cercare di mimare il centro, no? Vuole arrivare al punto, però vedete che comunque è in una fase intermedia, cioè mostra il palmo della mano, ma lo mostra distanziandolo da se stesso, come se non riguardasse lui quello che sta dicendo, non lo toccasse in questo. E infatti lui sta parlando poi proprio del fatto che in Svizzera non ci sono più restrizioni, quindi è una cosa che lui non condivide. Vale la pena soffermarsi qualche secondo sul volto di Klaus Schwab. Essendo una persona anche più anziana, più datata nell'età, ci sono formate delle rughe. Voi vedete queste rughe che sono chiaramente
attorno alla bocca e attorno agli occhi, cioè lui ha gli angoli della bocca e gli angoli degli occhi piegati verso il basso, marcati. Normalmente le persone che presentano queste rughe, questa espressione diciamo cronica, sono delle persone che da giovani hanno perso le loro illusioni sostanzialmente. Loro coltivavano delle illusioni che però nel passare del tempo sono andate perse una dopo l'altra, hanno perso la speranza, sono persone frustrate, sono persone genericamente scontente. Sono andate, diciamo, via via notando che i loro scopi, i loro desideri, le loro speranze sfuggivano dalle loro mani. Gli angoli piegati in giù, cronici, di solito sono accompagnati anche da labbra sottili. Perché? Perché c'è una tensione nelle labbra costante, sempre comunque rivolta a persone che non hanno mai abbastanza, che non ottengono mai abbastanza, per quello che sono persone severe anche con loro stessi chiaramente, e che manifestano questa severità con tutto il mondo e sostanzialmente non sono mai contenti, non ottengono mai ciò che vogliono e sono delusi dalla vita, delusi dalle aspettative. È anche un atto di fatica muscolare, anche gli occhi piegati in giù manifestano più o meno le stesse sintomatologie. Questi individui hanno spesso un alto grado di autocompassione. Trovano che tutto è un po' deplorevole, che è impossibile a realizzarsi. First of all, I think we will need vaccinations in the future, but also I'm concerned that the compliance of Lui the continua a parlare population del with fatto che noi abbiamo the bisogno di recommendations of vaccini the nel experts futuro, will not be very high. che More il people did suo the first dose, and then compito è lesser quello did the second, and then appunto lesser will di, do adesso the qui parla third della and the prima fourth. dose, seconda dose, terza And dose, so for that sempre reason, si tocca we la cravatta, need quindi to ego find a ancora, solution interesse that makes it personale. easy for people Tutti i to suoi get. gesti in And questa I think this direzione solution, sono it sempre gli is stessi, praticamente the number rivolti, one sempre le priority stesse, is to ancora have a la vaccine that lasts cravatta a year. e ancora ego, quindi ancora So interessi once people know that personali. it is once a year, I do it every autumn, for example. Vedete che in questo momento il volto di Schwab che viene inquadrato è quasi sofferente. Fall. Vedete, sospira, allarga appena la bocca come proprio in senso di prendere aria, ma lo guarda sempre con questo volto sofferente. I think that will improve the amount of Lui people parla that are getting the dell'intenzione vaccine. di avere un vaccino And I valido think per un anno. there are also certain attempts to combine it with a anti-flu vaccine. Vedete che entrambe le persone, se noi guardiamo questa posizione seduti, entrambe le persone hanno il baricentro loro all'indietro. Cosa significa? Che comunque prendono delle distanze e stanno lontani uno dall'altro e stanno lontani da quello che stanno dicendo. Non c'è una equilibratura. Forse in questo caso Klaus Schwab è più equilibrato del CEO di Pfizer, di Albert Bourla. Passiamo a un altro pezzo del video che mi interessava perché si rivelano altri gesti, soprattutto da parte di Klaus Schwab, molto interessanti. La prima cosa che dobbiamo notare è la mano di Klaus Schwab nella sedia, questa mano nella sedia. Vedete che ha le dita aperte sul bracciolo, cioè la mano praticamente è divisa a metà, 2 dita da una parte e 2 dita dall'altra. È una posizione molto strana che riflette comunque la sua personalità frustrata. In questo caso è quasi la ricerca di qualcosa che assomiglia al dolore. No? Sfruttare uno spigolo, anche se in quel caso lì non è uno spigolo vivo ma è tondo, sfruttarlo in questo modo qui significa cercare il dolore, cercare qualcosa che ti frustra, che ti ferma. No? L'altra mano che noi guardiamo è comunque aggrappata, adesso non in questo preciso momento, ma è comunque appoggiato. Vedete, è appoggiato comunque all'altro bracciolo, ma non è nella stessa posizione della sua mano sinistra. La gestualità di Albert Bourla, vedete che è pressoché la stessa, c'ha dei punti in cui si distanzia di quello che dice, quindi vedete che torna indietro, retrocede, stringe le spalle, serra i pugni,
qui si sta parlando nello specifico di alcune teorie del complotto, no? E del fatto che in alcune nazioni non si sia scelta la via più dura, diciamo, ma si sia scelta quello di essere meno duri. Lui non prende una vera e propria posizione, chiaramente la sua posizione è quella di difesa dei suoi interessi, in questo caso si trova in conflitto, infatti stringe i pugni, vedete che la posizione è quasi quella di un boxer, no? Lui imita la posizione di un combattimento, proprio perché è contro gli stati che non hanno preso certe decisioni, chiaramente sempre parlando dei suoi interessi, è chiaro questo. Il toccarsi la cravatta è sempre comunque un simbolo di interessi anche finanziari, di status quo, di status sociale. Una parte che invece è interessante, che viene dopo, è quando la parola passa a Klaus Schwab e lui nella descrizione, vedete la sua mano sinistra, osservate bene, guardate questo indice come si muove in questa direzione un po' anomala. Che cosa significa? Qui, proprio in questa frazione, lui parla di cospirazione. Fa un esempio di cui io non ne ero neanche a conoscenza, non so, non è neanche importante sapere esattamente quale esempio lui prende in ballo, tira in ballo, ma è molto interessante il fatto che questa sua posizione continua, vedete che lui rimane sempre aggrappato in maniera frustrata alla poltrona e il suo indice sembra voler accusare, indicare, lui vorrebbe indicare la persona che ha di fianco, quindi in questo caso vorrebbe quasi dirci che la colpa è sua, è come se lui si trattenesse dall'indicarlo. Chiaramente sa perfettamente che se lui indicasse la persona di fianco come responsabile di questa teoria, di quello che sta dicendo, avrebbe sicuramente un'altra tipologia di approccio, un'altra tipologia di conseguenze. Chiaramente quello che loro vogliono fare in questa intervista è un'opera di debunking, no? Vogliono farci, vedete che qui fa questo gesto come per dire, loro non fanno, quello che dicono non è importante, è totalmente inventato, no? Fa questo gesto molto esplicito. Questo gesto qui non è importante, quello che dicono, perché inventano delle storie di cospirazione ma non sono reali. Ma il suo ditino sinistro invece poco prima aveva avuto un'altra tipologia, diciamo, di linguaggio che non era tanto congruente con quello che stava dicendo. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, spero di aver dato un'interpretazione diversa da quella che siamo abituati a vedere o sentire, anzi sicuramente sarà così per molti. Sono mie opinioni personali, non c'è niente di complottista, non c'è niente, non si sta discutendo qui su se loro dicono la verità o se dicono bugie. Stiamo interpretando i segnali del corpo appunto a livello non verbale e a livello di psicologia non verbale, perché dietro alla costruzione dei propri gesti, dietro a tutti i nostri movimenti, c'è un aspetto psicologico coinvolto in una maniera diretta. La mia interpretazione va in questa direzione, è un'interpretazione libera, non ho la verità in tasca, spero di avervi dato qualche chiave di lettura diversa. Vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, vi invito tutti a mettere un pollicione in su, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto e se volete potete anche offrirmi un caffè attraverso i link che trovate in descrizione di tutti i miei video. Ancora grazie a tutti e al prossimo.